Il titolo sarebbe La festa. C'è un grande salone, un sacco di roba da mangiare, dietetica, una Mm. bella musica, luci interessanti, non è una discotecaccia, è un luogo bellissimo. E Marta è invitata insieme ad altri 1907 invitati, tutte le sue vite parallele. Ha Un bellissimo salone. 1907 conoscenze da fare, presentandosi e ascoltando la persona che ha davanti. Ora non abbiamo 1907 occasioni da analizzare, vediamo cosa fa Marta. Partiamo dalla Ah, musica, ah, cosa c'è? fa una musica ottocentesca, credo, una specie di minuetto dell'Ottocento. Anche il salone con queste tappezzerie ottocentesche. Hanno scelto una location molto bella, mm, piena di arredamenti di pregio. C'è un camino enorme, bellissimo. Ehm, Lei, come se di primo acchito si sentisse completamente fuori luogo, cioè è come se non riuscisse all'inizio a percepire che lei è con le altre Marta, no? Le altre Marta delle altre vite. Non sono dei Ehm, sconosciuti, sono 1907 sfaccettature di se stessa. esatto. Ah, ce n'è una che la sorprende molto perché questa qui è tipo una modella. Vedo che la insiste, quindi le offre la mano e insiste affinché lei entri perché era rimasta sull'uscio Marta. Mhm. Ed è una ragazza mulatta, credo, perché ha tanti ricci, dei denti bianchissimi, molto alta, magra. Ehm, E, la prende per mano. Poi vedo che c'è un uomo che fa il formaggio di capra. Vuole offrirgliene un pezzetto. Eh, Poi c'è un insegnante, un po' tipo anni 50, perché vedo che aveva la bacchetta per indicare le parole scritte alla lavagna. Molto dolce questa insegnante. Mm. Poi c'è anche un monaco, tipo un monaco buddista. Poi c'è un carceriere e un prigioniero. C'è una donna, non so di quale paese islamico, con il burqa. C'è una bambina sulla bicicletta, ma una bambina irlandese, capelli rossi, le lentiggini. Come si approcciano queste vite a lei? Eh, In maniera molto confidenziale e guardandola dritto negli occhi, come per cercare un qualcosa di se stessi, no? In lei e viceversa lei. Di queste 1907 ce n'è una almeno che ha la fortuna, come lei sta avendo, di avere questa visione attraverso il mezzo ipnosi e attraverso il tuo preziosissimo aiuto, Monica. Eh sì, è tipo come se fosse una specie di sciamana. Mm. Siamo in due. Marta e la sciamana, la stessa persona, che hanno questa preziosa possibilità. Quindi Marta tanto fallita non è. No, adesso vedo Marta che si siede accanto, forse sono in Bolivia, credo, questa donna, e non parlano.
Dapprima è solamente, sono fianco fianco, quindi si stanno sfiorando una alla spalla dell'altra. E vedo che la sciamana la invita a guardare il fumo che si leva dal fuoco acceso davanti a loro. Poi vedo che c'è un piccolo uccello che si appoggia con una zampa sulla spalla di Marta e una zampa sulla spalla della sciamana. Poi nella scena successiva vedo che si sono messi frontale loro due, una di fronte all'altra. E dentro i tuoi occhi, dice la sciamana, vedo tutta la tua intera vita, vedo tutte le bugie che ti hanno raccontato e che ti sei raccontata. La tristezza è una di queste bugie di cui ti hanno voluto convincere. Il sacrificio e la rinuncia sono altre bugie. Prende le mani di Marta e le mette sul proprio petto, sul proprio cuore e dice: Senti come batte il cuore di una donna libera, di una donna sicura di sé, di una donna connessa con il tutto. Senti come batte. E poi cambiano e quindi tutte le quattro mani vanno a finire sul cuore di Marta. E la sciamana dice: Anche il tuo cuore può battere così come il mio. Chiediamo alla sciamana di racchiudere tutto questo in un oggetto e di regalarlo a Marta. Mm, faccio un po' fatica a descriverlo. Sembra tipo una trottola con disegnato sopra tutto il mondo. Quindi vedo che lo utilizza come una trottola, quindi lo fa girare vorticosamente, quindi si crea proprio un movimento energetico a vortice ed è rappresentato sopra tutto il mondo ed è un oggetto, credo, d'argento. Come si chiama questo oggetto? Mm. C'è solo creation. Come si chiama la sciamana? No, Nova. Nova. Nuova. Eh, La salutiamo e la ringraziamo. Ora Marta, per concludere, torna alla festa, va sul palco dove c'è un microfono e lascia un messaggio a tutti e a se stessa allo stesso tempo. Grazie a tutti per aver contribuito alla nuova me. Ogni particolare è essenziale. Io mi sento in una fase di rinascita. Applauso, Sì, da parte di tutti, sì, sì, sì. godiamocelo. È un applauso forte e Marta ride, no?
non si aspettavano che queste poche parole potessero avere questa reazione, no? Cadono i E poi, coriandoli rettangolari dal soffitto. sì, sì, ci sono tanti petali di rosa su di lei. Fumo, eh, luci. e sento dal pubblico, quindi delle sue altre vite, no? Che dicono ce l'hai fatta, lo vedi, ce l'hai fatta, brava. Ottimo. Messaggio finale della gallina. Ehm, le uova d'oro le faccio per te, perché un uovo è vita, un uovo è una nuova impresa. E ricordati che noi siamo fatte per andare in profondità, non per stare in superficie. Io becco il terreno in profondità. Ed è vero, siamo un po' chiocce, siamo un po' protettive, siamo materne. E questo è bene se non smettiamo di pensare anche a noi stesse. Sappiamo anche collaborare molto bene con gli altri. Siamo intelligenti e creative, feconde di idee, feconde di sentimenti. Vedo Marta che sorride e che dà qualche leggera carezza alle ali di questa gallina. Di che, Ricordati che noi sappiamo anche volare. di che colore è? È bianca ma con delle sfumature rosa. Mm. Come la vedi, Marta? Mm. Sta vedendo la luce, comprende che cos'è la luce, sente le possibilità, sente l'apertura della vita. E non è affatto vero che ormai la vita è finita. La vita incomincia adesso.